Quante volte vi è capitato di dover collegare il vostro PC portatile ad un monitor? Poi magari per lavorare più comodi, collegarci anche una tastiera, un mouse, per trasferire dati una pendrive, se avete la LAN, quindi collegarci anche la LAN. E ultimamente i PC portatili hanno sempre meno porte USB disponibili. Oggi vediamo due dispositivi che andranno a risolvere questo problema. Abbiamo un hub 10 in 1 e una docking station molto interessante, sempre 10 in 1, marca Cable Time. Partiamo subito dall'hub e leggiamo tutte le caratteristiche principali direttamente dalla scatola. Qui leggiamo il brand Cable Time 10 in 1. Giriamo la scatola e andiamo a vedere tutte quante le porte. Allora, prima cosa che vediamo è USB di tipo C. Questo è lo spinotto che fuoriesce dall'hub che dobbiamo collegare al nostro portatile. Vediamo le altre porte. Allora, ci dice che abbiamo una porta HDMI 8K 30 Hz, una DisplayPort sempre da 8K 30 Hz, una USB tipo A ultra veloce 3.2, due USB tipo A classiche 2.0. Possiamo inserire una micro SD oppure un SD. Abbiamo una porta USB tipo C PD 100 watt. Se collegheremo a questa porta un alimentatore, per dire anche il caricabatterie del nostro telefono, andremo a ricaricare il nostro portatile. Andiamo avanti. Qui leggiamo che abbiamo una porta RJ45, quindi possiamo collegare la LAN, e infine abbiamo una porta USB tipo C 3.2, quindi una porta veloce. Adesso apriamo molto velocemente la scatola. Allora, fogliettino, libretto delle istruzioni, non c'è l'italiano, ma insomma è veramente semplicissimo andare ad utilizzare questo hub. Qui abbiamo il QR code da scansionare se vogliamo vedere i video su YouTube o comunque se vogliamo anche andare sulla pagina Instagram o sulla pagina Facebook. Allora, sacchetta da viaggio, tiriamola fuori dalla scatola. E questo è il nostro hub. Devo dire fatto veramente bene. Adesso andiamo a vedere tutte quante le porte. Partiamo USB di tipo C da 100 watt. Questa è la porta dove potremo collegare il caricabatterie del nostro telefono. Poi abbiamo HDMI 8K, DisplayPort 8K. Quindi su questo hub abbiamo due porte che ci consentono di gestire due monitor. Poi abbiamo USB di tipo A, quella ultra veloce. Da quest'altro lato abbiamo slot per inserire una SD, slot per inserire una micro SD, USB di tipo C veloce e due porte USB di tipo A classiche. Qui abbiamo un display che si accende, questo display ci indicherà le porte USB che in quel momento abbiamo connesso, e poi abbiamo questo cavetto USB tipo C da collegare al nostro PC che si inserisce nel suo pratico slot. Devo dire ottimi materiali, ricorda un po' la linea Apple e sicuramente sarà un ottimo compagno di viaggio, anche per questo ci viene data la sacchetta. Adesso questo lo mettiamo un attimino da parte e ci concentriamo su quest'altro dispositivo. Andiamo a vedere le caratteristiche dalla scatola. Anche qui leggiamo il brand Cable Time 10 in 1 USB di tipo C desktop docking. Allora concentriamoci anche qui sulle porte. Abbiamo due porte USB di tipo A 3.0, quindi veloci, due porte USB di tipo A classiche, abbiamo una porta USB di tipo C veloce, abbiamo un ingresso HDMI per collegare il monitor 4K 60 Hz, abbiamo la porta per inserire un jack audio da 3,5, abbiamo la porta USB di tipo C PD. In questa porta, se andremo a collegare l'alimentatore o il caricabatterie del nostro telefono, andremo a ricaricare anche il portatile. Andiamo avanti. Abbiamo la porta per collegare la LAN RJ45 e abbiamo questo simbolo che ci sta ad indicare purificatore d'aria. Sì, perché questa docking station, oltre ad avere tutte le funzionalità che abbiamo già visto, funziona anche da purificatore d'aria a ioni negativi. Poi andremo nel dettaglio a capire cosa sono. Ora andiamo ad aprire la scatola. Molto velocemente andiamo ad aprire la scatola. Allora, cavetto USB di tipo C, USB di tipo C, questo serve per collegare la docking station al nostro portatile perché qui non è attaccata, e questa è la nostra docking station, che dire, è veramente molto molto carina. Cable Time. Qui abbiamo tutte quante le porte, andiamo a vederle molto velocemente. Allora abbiamo RJ45 per collegare la LAN, due porte USB di tipo A 2.0, quindi standard, la porta HDMI per collegare il monitor, USB di tipo C, questa serve per collegare il nostro portatile,
e USB di tipo C, PD. Se qui colleghiamo il caricabatterie o un alimentatore andremo a ricaricare anche il portatile. Passiamo sulla parte frontale, abbiamo la porta per inserire un jack audio da 3,5, poi abbiamo una porta USB tipo C veloce, due porte USB di tipo A 3.0, quindi veloci anche queste, tasto di accensione, LED di stato e questa è la griglia dove dovrebbero uscire gli ioni. Per capire che cosa sono gli ioni negativi mi sono affidato ad internet anche per essere più preciso. Gli ioni negativi, detti anche anioni, sono quegli atomi che hanno più elettroni che protoni, quindi hanno una carica negativa maggiore rispetto a una carica positiva. Questi si possono trovare in natura o possono essere generati artificialmente, come in questo caso fa la nostra docking station. In natura gli ioni negativi si trovano più facilmente nelle vicinanze di cascate, durante temporali, in montagna o al mare. Quindi questo per capire che cosa sono. Adesso a che cosa fanno bene? Perché fanno anche bene alla salute. Allora, gli ioni negativi possono aiutare a regolare sonno e umore, ridurre lo stress, aumentare la funzionalità del sistema immunitario, migliorare le funzionalità metaboliche, contribuire all'eliminazione di batteri e virus, sicuramente per chi è anche allergico danno un grande supporto perché comunque vanno a purificare l'aria e a togliere tutte quelle particelle negative. Quindi devo dire che questa funzionalità di purificare l'aria, soprattutto per chi come me passa tantissime ore davanti al PC, la trovo veramente molto interessante. Ora passiamo alla prova pratica e vediamo come si comportano i due dispositivi. Questa è la mia postazione di lavoro dove utilizzo due monitor e diversi PC. Vediamo subito come si comporta l'hub. Allora, sfiliamo l'USB tipo C e lo andiamo ad inserire nella porta USB tipo C del mio portatile. Ok, vediamo che già si accende l'hub e ci andiamo subito a collegare il primo monitor, quindi DisplayPort. Naturalmente era in standby, primo monitor collegato. Adesso andiamo a collegare il secondo monitor HDMI. E abbiamo i due monitor collegati. Adesso andiamo a collegare mouse e tastiera, quindi, e possiamo vedere che effettivamente mouse e tastiera funzionano. Adesso andiamo a collegare una serie di pendrive. Quindi mettiamo la prima pendrive, mettiamo anche la seconda, le colleghiamo tutte insieme e anche una scheda SD. Si stanno aprendo tutte quante sul computer e possiamo vedere che posso passare da un monitor all'altro. Qui naturalmente vediamo i dispositivi che attualmente sono collegati 6 dispositivi. Devo dire che funziona molto bene ed è veramente fluido. Adesso andiamo a collegare l'alimentazione. Vi faccio vedere che attualmente il PC non è in carica, quindi la batteria è quasi a metà. Vado a collegare l'alimentatore del mio iPhone alla porta USB-C da 100 watt. Qui ho 7 come numero e vediamo che la batteria del mio portatile è sotto carica. Cosa bella di questo hub, qui c'è anche un tasto, se io premo il tasto si spegne tutto. Se io vado a ripremere, come possiamo vedere, si accende tutto. Adesso passiamo alla nostra docking station, questo è il cavetto che ci hanno dato, quindi prima cosa andiamo di dietro sulla porta USB tipo C con il disegno del PC, andiamo a collegare il cavetto USB, quindi 1 e 2. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Seconda cosa, andiamo ad alimentare, quindi utilizzo sempre l'alimentatore del mio telefono, qui c'è il tasto di accensione, collego anche la porta HDMI e naturalmente vado a collegare anche il mouse. Perfetto, tutto collegato, quindi anche qui posso andare ad utilizzare il mouse, inseriamo una pendrive, ok, la pennetta è stata riconosciuta ed eccola qui. Se vado a premere si spegne tutto e se vado a ripremere si accende tutto. Veramente molto carina, devo dire. Qui sotto abbiamo il LED di stato, eccolo qui, in questo momento è verde e naturalmente posso andare a collegare al cavetto USB qualsiasi dispositivo, per dire collego il telefono si sta ricaricando e posso naturalmente utilizzare anche il mouse per gestire il telefono, se abbiamo un telefono con la modalità desktop. Posso collegare anche il mio iPhone, quindi levo questo e collego l'iPhone.
Questo può essere utile se per dire voglio vedere Netflix. Magari ci fosse. Già. Mike? Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Devo dire che i due dispositivi funzionano veramente molto bene e sono anche belli da vedere. Abbiamo Hub da viaggio in grado di gestire fino a 2 monitor e Docking Station che gestisce un monitor ma fa bene alla salute. Quindi a voi la scelta. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarli a vedere sul sito del produttore. Se avete delle curiosità lasciate nei commenti, ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.